Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e l'evoluzione karmica del prossimo trimestre. Abbiamo la carta del giudizio, amici del leone. Può essere un periodo di comprensione, presa di coscienza, può essere un periodo anche dove arrivano notizie interessanti per qualcuno e vi dirò, potrebbero essere notizie da parte di persone che non vedete da un bel po' di tempo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Allora ragazzi, partiamo con un 6 di bastoni, un cavaliere di spade, un 6 di spade, abbiamo un 8 di coppe, un 8 di pentacoli, un 9 di spade e un 10 di pentacoli. Dunque ragazzi, partiamo da questo 6 di bastoni. Io credo che qui ci sia qualche tipo di raggiungimento di risultati, qualche tipo ehm, sì, di risultato raggiunto con questo 6 di bastoni che vi dà una certa notorietà, una certa gloria, mettiamo così. Andiamo a vederlo. 6 di pentacoli e torre. È come se foste riconosciuti, effettivamente c'è questo 6 di bastoni, quindi c'è questo momento, se vogliamo, di vittoria, però devo dire che probabilmente non è la vittoria che vi aspettavate o non è una vittoria che viene accompagnata da un compenso adeguato. Datemi una carta per la torre, è come se qui qualche sicurezza venisse interrotta. Abbiamo un 7 di bastoni al contrario. Andiamo avanti, andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Matto e di nuovo cavaliere di spade. Io ho la sensazione che qua sarete come spinti ad andare avanti in una determinata situazione, nonostante ci sia qualche cosa che non vi convince appieno. Perché con questo cavaliere di spade che di solito indica determinazione, indica come una certa sicurezza, indica come il puntare l'obiettivo e andare dritti verso l'obiettivo, avendo questo matto al contrario, credo che siate un po' tentennanti sul se valga la pena o no intraprendere questa strada. Perché? Perché effettivamente i riconoscimenti arrivano, ma la parte economica secondo me non tanto. Andiamo a vedere. Allora, 6 di spade è spiegato da un 5 di pentacoli, da un 10 di bastoni e da un cavaliere di coppe.
Dunque, 6 di spade fa riferimento alle credenze limitanti, a tutto quello che si è imparato durante l'infanzia, e secondo me potrebbero essere idee, ragazzi, di carenza con questo 5 di pentacoli. C'è qualche cosa che mi dice che siete convinti di essere da soli, però è la cosa che vi blocca, secondo me. Anche qui, questo cavaliere di coppe, il fatto che sia girato a testa in giù, è come se non vedeste arrivare offerte, come se non vedeste mm, potenziali collaboratori, potenziali aiutanti. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Stelle e papa. Ragazzi, dovete puntare più in alto. Io ho come la sensazione che quello che state facendo o il momento, diciamo, di vita che state attraversando, dove va bene perché è come se ci fosse una certa notorietà, un certo riconoscimento, magari da parte dei familiari, da parte dei colleghi, anche se tutto questo non arriva, però qui ho come la sensazione che dobbiate un po' rompere gli schemi, infatti avete la torre. Dovete un po' rompere gli schemi di pensiero e puntare obiettivi più alti, cosa che in questo momento con la stella al contrario non avete. È come se avessi bisogno di... Perché guardate, 6 di bastoni è uno degli arcani minori del Papa. Quindi è come se avessi bisogno di fare le cose più in larga scala, mi viene da dire. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Abbiamo una regina di coppe e un tre di coppe. Difatti è come se avessi bisogno di coinvolgere più persone in quello che state facendo. È come se avessi bisogno di divulgare, diciamo, più in larga scala quello che state facendo. Potrebbero essere le vostre idee, potrebbero essere i vostri progetti. Diciamo che con l'otto di pentacoli potrebbe arrivare effettivamente un momento di lavoro, di costanza, di dedicazione, non so come si dice, dedicazione, no, di dedizione, ma sono due cose diverse. Vabbè, arriverà un momento dove vi dedicherete molto alla gestione della giornata, alla gestione del tempo, alla gestione del lavoro, a quello che dovete fare. Fate attenzione perché con la regina di coppe potreste essere un pochettino troppo presi dalle emozioni negative e di conseguenza dare come il passo questo matto al contrario, quindi un po' di sfiducia, potrebbe essere il fatto che non vediate chiaro e anche qui avete la stella al contrario, vi manca un obiettivo da fissare, cioè fissate un obiettivo e poi da lì capite quali sono i passi necessari da fare giorno dopo giorno per raggiungere l'obiettivo, per raggiungere il risultato, per raccogliere i frutti dei vostri sforzi. Andiamo a vedere il 9 di spade. Giustizia. E amanti. Che interessante. Datemi una carta per gli amanti. Giudizio e 6. Oh, 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 oh. E 6 di coppe. Qui ci può essere un revival, ragazzi, ve lo dico. Potrebbe esserci veramente anche perché anche qui ci avete il giudizio. Potrebbe essere una persona che ritorna dopo tanto tempo, un collega, scusatemi, un collaboratore o qualcuno con il o la quale stringerete un accordo e può essere qualcuno che avete conosciuto nell'infanzia, può essere qualcuno che avete conosciuto all'inizio della vostra attività lavorativa, potrebbe anche essere un corsista che come voi ha frequentato un percorso di studi e che reincontrerete. Vi dico, con la carta della giustizia potrebbero esserci dei contratti vantaggiosi, potrebbero esserci dei... è come se fosse un riequilibrio.
Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Sette di spade. E 8 di coppe. Dunque, anche il 10 di pentacoli è una bellissima carta per concludere la lettura, perché è una carta di unione familiare, una carta di compimento, di completamento, di soldi che arrivano. Anche questa è una carta di contratti, ne avete due carte di contratti, però è anche vero che avete due volte l'otto di coppe. Io sento che dovete come ricercare qualche cosa in più, puntare più in alto, mi viene da dire, perché qui la stella ce l'avete girata al contrario, è come se non aveste un obiettivo ben definito, come se aveste bisogno di fissare quello che volete. Vi dirò, c'è anche il Papa e il Papa effettivamente potrebbe essere una guida, qualcuno che vi aiuta a capire che cosa voi volete. Datemi una carta per il 7 di spade, perché secondo me alcune proiezioni, alcune bugie che vi stavate raccontando con questo 7 di spade potrebbero cessare. Abbiamo un fante di spade e un 4 di bastoni. Non date per scontato che solo perché le cose, diciamo, vengono regolarizzate o arrivano ad un certo punto dove si stabilisce un equilibrio, non date per scontato che continuino così. Cioè, come se doveste continuamente monitorare il vostro progetto, questa situazione. Potrebbe anche essere una relazione per qualcuno, anche se lo sento più come un progetto. Insomma, ragazzi, è come se avesse bisogno di prendere velocità e andare verso il vostro obiettivo nel momento in cui fissate l'obiettivo. E con la carta del giudizio ci potrebbe essere o una presa di coscienza, perché comunque anche qui avete la torre. Torre giudizio, risveglio spirituale per qualcuno. Risveglio spirituale è quella fase della nostra vita dove ci chiediamo, ma sono convinto di fare quello che sto facendo, sono convinto della vita che mi sono creato, voglio veramente continuare in quel settore, voglio veramente... È come quando c'è il risveglio spirituale si riconoscono gli schemi errati. Nel momento in cui si riconoscono si possono correggere, ma se uno non vede l'errore non lo può mai correggere. E secondo me, perché ce l'avete due volte, secondo me arriva questo risveglio spirituale, questa comprensione anche del modo di pensare che avevate, il fatto magari di pensare che qualcuno vi deve aiutare, che da soli non ce la fate, cioè no, da soli ce la fate, raggiungerete anche buoni traguardi, secondo me, ma dovete anche un po' imparare a fidarvi di voi stessi, a fidarvi delle vostre capacità, delle vostre conoscenze. Due di pentacoli, è come se fosse un messaggio finale che dice di prendere la vita un po' così, un po' più alla leggera, un po' più con filosofia. Andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, carta numero 23, pace, e carta numero 33, caos e contrasto. Allora, pace è perché voi dovete essere in pace con voi stessi. Nel momento in cui io seguo le orme di qualcun altro e poi borboto, dico, è successo così perché quello mi ha detto di far così, perché qui, perché là, e si borbotta come una pentola di fagioli, non si è in pace. Quindi, secondo me, dovete seguire proprio i vostri desideri. Il punto è che dovete ancora fissarli, dovete capire qual è l'obiettivo. Però secondo me una volta che lo capirete e che andrete, diciamo, in allineamento con la vostra anima, sarete sullo stesso binario, questa pace interna secondo me arriva. E poi abbiamo caos e contrasto, carta numero 33, ed è interessante perché c'è una zebra che in realtà ha il mantello come quello di una giraffa. Come se ci fosse una sorta di mix, una sorta di pasticcio, mi viene anche da dire, che non è necessariamente negativo, cioè è come se vi invitassero a mischiare più doti, più informazioni, più conoscenze, più attitudini, potrebbero anche essere più obiettivi, in modo da
avvicinarsi il prima possibile a quello che volete voi. Ok, andiamo a vedere ancora un mantra. Carta numero 34 e parla di forza. La mia forza brilla attraverso me oggi. La forza, qui non ce l'avete, no. È una carta che parla di coraggio ed è come se vi invitassero ad avere il coraggio, primo, a fidarvi delle vostre intuizioni, a fidarvi di quello che sono le vostre doti, le vostre capacità, le vostre conoscenze, le vostre esperienze. Cioè, secondo me, l'unica cosa è che non vi fidate abbastanza di voi stessi, però una volta che puntate l'obiettivo, tutto il resto arriva. Arrivano le collaborazioni, arriva il denaro, arrivano i contratti, arriva il raccolto, letteralmente, arrivano i frutti di quello che avete seminato. Questo vi dico, non vuol dire che una volta che raggiungerete la stabilità dovrete mollare il tiro, anzi, è importante continuare a monitorare effettivamente l'andamento di questo progetto o di questa situazione, però è come se fosse una carta che vi ricorda che avete tanta forza dentro di voi. Vi ricordate Alice nel Paese delle Meraviglie? Il leone, ok, non aveva coraggio perché gli mancava il cuore. E in questa carta, nella carta della forza, diciamo proprio dei tarocchi, si tratta di aprire il cuore, avere la forza, avere il coraggio, avere il valore di andare anche verso l'ignoto. Andiamo a vedere adesso una possibile difficoltà del momento. Perché mi è difficile essere prospero o prospera? Molte persone arrivano cioè fino a un certo punto, come se riuscissero a guadagnare fino a un certo punto, e poi non riescono ad aumentare i guadagni. Oppure ci sono altre persone che sì, riescono ad aumentare i guadagni, ma immancabilmente appena hanno raggiunto come una specie di gruzzoletto, succede qualche cosa per cui i soldi se ne vanno. Questo è un tema del primo chakra, di contenimento. Andiamo a vedere. Ok, una potenziale credenza limitante. Perché voglio avere il sopravvento sugli altri? Ok, quindi probabilmente potrebbe esserci come un po' di... come vi posso dire? Mi scappa la parola. Come se vi sentiste migliori, come se pensaste di avere voi l'idea migliore, la soluzione giusta e quindi essere un po' impositivi nei confronti degli altri. Invece qui avete la carta della forza che vi dice apritevi, non imponetevi, apritevi anche all'ascolto delle altre persone, perché comunque ragazzi tutti possono avere qualche cosa di interessante e proficuo e stimolante da dire. Ok, andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Mi ricordo che i risultati di oggi sono i miei pensieri di ieri e che i risultati di domani saranno identici ai miei pensieri di oggi. Se io penso non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, proietto quel tipo di vibrazione e quindi creo quel tipo di realtà. Nel momento in cui io invece mi focalizzo, mi apro, mi focalizzo sul nuovo e sui nuovi obiettivi, qui avevate la stella, è come se fosse più facile anche un po' raggiungerli. Tenete presente che l'energia va dove noi mettiamo l'attenzione. Se io metto l'attenzione sempre sulla carenza, su questo 5 di pentacoli, è chiaro che questa carenza aumenta. Se io invece metto l'attenzione magari sul mio lavoro, sui miei obiettivi, su come poter guadagnare di più, su come allargare le entrate, su come investire, lì ci sarà come un focus a livello energetico e quello andrete a manifestare. Tenete presente. No, non ce l'avete. Ah sì, ce l'avete qua il 6 di spade, mi sembrava strano. E tenete presente che con questo 6 di spade c'è come una correzione da fare al modo in cui pensate e parlate.
6 di spade è la carta delle credenze limitanti. Dovete rompere gli schemi che avete in testa e iniziare a crearne di nuovi e di vostri che siano più in collisione, in unione con il vostro vero sé e con la vostra anima. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E se volete fare lo stesso lavoro da soli, potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, sono divise per settore, quindi amore, lavoro, e per chakra. E diciamo che si va proprio a vedere che cosa nell'infanzia o nella vostra vita ha potuto traumatizzare qualche chakra e che tipo di credenze sono nate a causa di quel trauma. In più in quella sezione parlo di metafisica, di metamedicina, ci sono meditazioni per innalzare il campo energetico, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!